Aggiornamento di calciomercato Inter perché si è aperta una settimana importantissima per la nostra Inter che sabato si riunisce per dare il via al ritiro estivo con cui preparare la stagione 24-25. Venerdì quindi attesa la conferenza stampa di inizio anno, ma prima l'incontro tra Simone Inzaghi e la dirigenza interista per andare a definire il rinnovo dell'allenatore innanzitutto, ma anche e soprattutto le prossime mosse del mercato dell'Inter che hanno ora come priorità la difesa. In seguito all'infortunio di Buchanan sono cambiate le strategie. Ausilio nei giorni scorsi, nelle scorse ore, ha annunciato che arriverà un braccetto di sinistra, cioè un difensore mancino da usare quindi nel ruolo di Bastoni, visto che Carlos Augusto a questo punto verrà impiegato ancora di più come quinto con Di Marco lì esterno di centrocampo. Di fatto è quello che vi avevo detto subito anch'io, subito dopo l'infortunio di Buchanan, che dunque ha cambiato le strategie di mercato dell'Inter. Qualcuno dice che quelle di Ausilio possano essere state delle parole di facciata, diciamo per sviare un po' sul mercato. In realtà però l'Inter si sta muovendo molto in quella direzione lì, dell'esterno di difesa a sinistra, quindi del braccetto del terzo, e potrebbe mettere a segno quindi un terzo colpo a parametro zero dopo Taremi e Zielinski proprio in quel ruolo lì. Facciamo quindi un punto della situazione completo in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno sui nostri canali. Come detto, un possibile colpo a parametro zero, un altro dopo Taremi e Zielinski, più di qualche collega giornalista di mercato ho letto e visto che in queste ore sta parlando molto concretamente di Hermoso, difensore dell'Atletico Madrid, svincolatosi dall'Atletico Madrid, anzi classe 95, sul quale l'Inter c'è da tempo, è stato proposto diverso tempo fa, ne abbiamo parlato dei primi contatti addirittura prima della sfida, della doppia sfida di Champions League agli ottavi di finale tra Inter e Atletico Madrid. Poi si sono inserite altre squadre, sembrava potesse andare all'Aston Villa, sembrava si potesse inserire prepotentemente l'Arabia Saudita, si è inserito fortemente il Napoli, ma poi il Napoli sta andando su altri profili in questo momento e altre priorità, e l'Inter pare, secondo alcuni giornalisti esperti di mercato, che si sia addirittura riportata in vantaggio rispetto appunto alla società partenopea. È un'opzione quella di Hermoso da tenere d'occhio perché mancino, di grande esperienza, un difensore, quindi anche un buon marcatore che farebbe comodo, è abituato anche comunque a gestire il pallone. È un'opzione che però secondo me ha delle complicazioni assolutamente da non sottovalutare. Non tanto il discorso dell'età, che ho visto fare da tanti in queste ore, e adesso ci torniamo, quanto intanto l'aspetto puramente tecnico. Quella che porta ad Hermoso, secondo me, è una pista che prende quota se poi hai l'idea di provare anche Bastoni al centro in caso di necessità. Cioè, se prevedi di prendere Hermoso per fare puramente il vice Bastoni, va bene che le partite saranno tante, ma credo che sia un po' riduttivo per il ruolo che lui può andare a ricoprire anche in altri club di titolarissimo. E va bene che l'Inter è ad un livello top, ma è l'ultimo grande contratto della sua carriera, immagino voglia giocare. Quindi o lo prendi per fare, diciamo, da alternativa a Bastoni, con Bastoni che può essere impiegato anche al centro della difesa in caso di necessità, oppure la vedo un po' una forzatura da questo punto di vista. Detto che avere una coppia di possibili titolari è un bene chiaramente per l'Inter che deve affrontare tante partite e che ha grandi ambizioni. Su Bastoni, utilizzato al centro, in tanti ne stanno parlando, io metto lì un mio piccolo dubbio. Nel momento in cui hai a disposizione uno dei migliori interpreti al mondo, direi, del ruolo di terzo di difesa lì a sinistra, è un giocatore molto raro come Bastoni, andarlo a spostare al centro lo vedrei un pochino un peccato, anche perché non lo vedo ancora pronto, ma potrebbe essere un piano da tenere in considerazione, vista anche la grande fluidità che c'è nel gioco, nella manovra dell'Inter. E dall'altro lato, secondo me, e secondo anche quello che mi risulta, l'altra complicazione da tenere d'occhio su Hermoso è quella legata comunque ai costi dell'operazione, perché stiamo parlando di un'operazione quindi inizialmente non prevista. Da come parla anche Ausilio, vai adesso ad ingaggiare, o vai a provare ad ingaggiare un terzo di difesa a sinistra in seguito all'infortunio di Buchanan. Non ci fosse stato l'infortunio di Buchanan, con ogni probabilità Carlos Augusto sarebbe rimasto a fare il jolly tra quinto e terzo di difesa, con Buchanan che sarebbe partito principalmente da sinistra, con l'opportunità di metterlo anche a destra. Ecco, con l'infortunio di Buchanan ti viene meno un'opzione e vai a puntare su un nuovo difensore. Quindi, essendo un'operazione non prevista, ecco, Hermoso, da quello che ci risulta, da quello che ci viene detto,
chiede una cifra di ingaggio attorno ai 5 milioni di euro netti, ciò significa in linea con gli standard dei titolarissimi dell'Inter, che vuol dire 10 milioni lordi all'anno più una serie di commissioni che comunque vanno a pesare come ammortamento e come costo squadra. Quindi è un'operazione piuttosto onerosa per un colpo riempitivo, mentre hai, secondo me, ancora un'altra esigenza da andare a tappare, che è quella probabilmente di un attaccante forte, importante e più affidabile rispetto ad Arnautovic, su cui devi andare, a puntare. Tanti hanno detto che Oktay potrebbe non volere Hermoso perché è "vecchio", tra virgolette, perché è un classe '95. Per me, come dicevo, l'età non è, tanto il problema quanto eventualmente i costi, perché stiamo parlando appunto di un colpo per certi versi riempitivo. Anche Buchanan che vai a sostituire non è stato sicuramente un titolare dell'ultima stagione, tutt'altro, è stato abbastanza una comparsa. E dico del problema relativo dell'età perché, ad esempio, nella lista dei parametri zero, secondo me, c'è un altro giocatore che addirittura ha 3 anni in più di Hermoso, quindi ne ha 31 in questo momento se non vado errato, e invece secondo me va tenuto d'occhio come possibile opportunità per l'Inter e mi riferisco a Ricardo Rodriguez, di cui avevo parlato, vi avevo fatto il suo nome già nella diretta di mercoledì scorso, poche ore dopo l'infortunio di Buchanan, ed è un profilo a parametro zero che conosce la Serie A, è abituato a giocare non solo in una difesa 3, ma in una difesa 3 con Juric a Torino, quindi diciamo che ha anche dentro tutti gli elementi che servono per fare il salto eventualmente nell'Inter da un punto di vista tattico, ecco. Ha esperienza internazionale, ha fatto anche un buon europeo e poi mettiamoci la nota anche un po' da tifosi, è un ex Milan e visto come è andata con Cialanoglu magari puoi rilanciare un altro ex milanista e li facciamo un po' rosicare anche con lui eventualmente. È un nome che sicuramente non esalta, mi immagino già i commenti, però è un'opzione razionale, forse. In questo momento, direi che mi aspetterei più un'operazione di questo tipo, perché appunto l'innesto di un difensore è diventata un'esigenza dopo lo stop di Buchanan e non penso che l'Inter abbia intenzione di fare un investimento pesante lì, quanto poter cogliere l'opportunità di un'occasione a zero con un giocatore che parte con lo status di alternativa a Bastoni e ti può dare, in caso di assenza di Bastoni, quindi o nel dover far ruotare Bastoni, il suo contributo, ecco, sicuramente da jolly, ecco, mettiamola in questa chiave qua. Per questo il discorso età, secondo me, va fatto più che altro sulla possibilità di andare a prendere qualche altro giocatore, qualche occasione da valorizzare. Cioè, io non penso che l'Inter andrà a fare un investimento pesante lì, non penso che l'idea sia quella di andare a investire per forza su un giocatore giovane, come viene detto in queste ore in quel ruolo lì. Penso che si guarderà molto al costo dell'operazione, ma dovesse presentarsi l'occasione di andare a prendere un giocatore magari con delle formule favorevoli come il prestito con diritto di riscatto oppure prestito con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni, ecco in quel caso lì su un profilo più giovane si potrebbe andare a lavorare nell'ottica di prenderlo a condizioni favorevoli che ti costi poco, visto che è appunto un colpo riempitivo e poi magari ti valorizzi un giocatore che ti verrà utile anche nel prossimo futuro. E se si presenta un'operazione di questo tipo, allora lo scenario secondo me può cambiare. Giocatori quindi con costo contenuto, ingaggio basso, come possono essere ad esempio, si sta parlando molto di Johan Vasquez del Genoa, messicano, che però secondo me difficilmente il Genoa, nonostante i rapporti e i contatti in corso, te lo può cedere a queste condizioni così favorevoli. Penso vorranno monetizzare e anche in maniera importante. Oppure si sta parlando molto, ad esempio, di Kivior dell'Arsenal, che questo sarebbe un colpo altro che riempitivo, andrei a dire, nel senso che se l'Arsenal apre ad un prestito con diritto che diventa appunto obbligo a determinate condizioni, è un'opzione da tenere assolutamente sotto osservazione. È un profilo in questo momento Kivior che viene accostato anche a Juventus e Milan, quindi status di alto livello in Serie A, è mancino, è un classe 2000, ex Spezia, quindi ha già giocato in Italia, è un terzino sinistro, quindi per me adattabile benissimo in un sistema a 3 come quello di Simone Inzaghi ed è un nome eventualmente da tener d'occhio. Se riesci a pagarlo poco e ti costa poco nel bilancio attuale, puoi fare un colpo molto interessante anche per il prossimo futuro. 24 anni da valorizzare ancora. Altri nomi invece come
Medina dell'Ans, ad esempio, li trovo più complicati, oppure si sta parlando in molti mi state scrivendo di Solé, ad esempio, e di Bigliol, che poi addirittura sono di piede destro questi 2, quindi li vedo difficili, soprattutto perché questi profili prevedono un investimento immediato, una spesa immediata che penso l'Inter voglia destinare eventualmente ad altre priorità, come l'attaccante, ad esempio. E se l'Inter deve farlo, ecco, l'investimento al momento lo fa su una punta, oppure eventualmente su un sostituto di De Vrij, e qui apriamo un altro capitolo relativo alla difesa. Nelle scorse ore erano uscite queste dichiarazioni, queste voci attorno a Stefan De Vrij con un interessamento da parte dell'Arabia Saudita, si è parlato in particolar modo dell'Al Ittihad, sembra che non ci sia solo l'Al Ittihad in realtà, squadra in cui doveva andare Pioli, ma poi si è scatenato il caos, pare che Benzema abbia bloccato l'arrivo di Pioli sulla panchina del club saudita perché vorrebbe promuovere la figura di Galtier, ex tecnico del PSG, francese anche lui, e quindi probabilmente salta l'arrivo in questo momento di Pioli all'Al-Ittihad, cambiano gli scenari di mercato, c'è una confusione che sicuramente non favorisce una trattativa in cui l'Inter comunque su De Vrij ha piazzato un prezzo piuttosto importante, perché da quello che ci risulta, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, l'Inter chiede 15 milioni per il difensore olandese che è in scadenza di contratto tra un anno. E oggi De Vrij intanto costa poco all'Inter, quindi ricordiamolo, è attorno ai 7 milioni, 8 milioni di euro lordi come costo complessivo in questo momento. Trovare un sostituto all'altezza, affidabile e che ti costi meno di De Vrij oggi non è cosa semplice. E sono circolate delle voci qua con la possibilità di vendere De Vrij e allora anticipare un colpo che avresti fatto nel 2025, perché nel 2025 probabilmente sarà necessario, anzi quasi certamente sarà necessario un investimento per ringiovanire questo reparto difensivo, visto Acerbi e De Vrij appunto entrambi sono in scadenza nel 2025. Ecco, in tanti hanno detto, ed è un'ipotesi da tener d'occhio, eventualmente dovesse partire De Vrij, si può andare ad anticipare il colpo sul difensore, quello che avresti dovuto fare nel 2025, farlo subito. E si è parlato di Kim in queste ore, Kim Min-jae, difensore sudcoreano del Bayern Monaco, ex Napoli, che al primo anno di Napoli subito eletto miglior difensore della stagione in Serie A, che l'Inter aveva seguito per un certo periodo quando si trovava al Fenerbahce, quando c'era l'addio di Skriniar ormai in programma, l'Inter lo ha valutato, poi però il Napoli è arrivato prima e lo ha convinto e lo ha preso, è stato venduto al Bayern Monaco per 50 milioni di euro, in questa stagione non ha molto convinto, c'è concorrenza al Bayern, quindi si è ipotizzata una possibile partenza. C'è chi ha parlato di un Inter che vorrebbe provare a sfruttare gli ottimi rapporti col Bayern per lavorare ad un prestito con la possibilità di riparlare dell'acquisto di Kim tra un anno al termine di questa stagione per capire se si sarà rivalorizzato e quindi discuterne al termine di una stagione. Devo dire che per il momento su Kim ci sono arrivate smentite. Mi sembra un'ipotesi molto complicata, non solo per le condizioni di acquisto, perché il Bayern comunque l'ha pagato 50 milioni di euro un anno fa, ma anche per l'ingaggio. Guadagna 7 milioni di euro all'anno, sarebbe di fatto uno dei più pagati in assoluto in rosa. Mi sembra molto più di un riempitivo, molto più di un sostituto di De Vrij, anche se chiaramente sognare una difesa Pavard, Pavard, Kim e Bastoni sarebbe sicuramente tanta roba. Detto che il De Vrij che stiamo vedendo all'europeo in questo momento secondo me merita fiducia, è un De Vrij che si sta rimettendo in mostra anche in Europa e a meno che non si presenti, ipotizziamo un'altra strada, un'opportunità davvero interessante ed economica eventualmente al centro, in modo da poter convertire Acerbi poi nel vice Bastoni, quindi non lo so, giochi con De Vrij e un nuovo giocatore al centro. Acerbi ti fa da jolly al centro o da vice Bastoni, mi sembra questa una soluzione un pochino d'emergenza eventualmente, non quella di partenza con cui dovresti partire ai blocchi di partenza e non quella su cui starebbe lavorando l'Inter. Nonostante qualcuno in queste ore ha parlato anche di Danso dell'Ans, giocatore che era finito nella nostra lista scouting, se vi ricordate, 2 anni fa, quando cercavamo l'erede di De Vrij con il nostro algoritmo speciale. Danso sarebbe un colpo perfetto, secondo me, per il centro della difesa dell'Inter. Credo costi anche attorno alle cifre a cui si è parlato di Buongiorno al Napoli, quindi un'operazione estremamente onerosa, estremamente complicata, secondo me. Quindi, per il momento, caccia all'esterno sinistro, al difensore sinistro, anzi, con, secondo me, la ricerca di un'opportunità low cost tra i parametri zero come priorità, oppure
in alternativa un'occasione con delle condizioni agevoli da poter poi, valorizzare se si trova la formula giusta. Se parte De Vrij, un altro difensore chiaramente serve, ed eventualmente fare un investimento, con l'acquisto di un cartellino, ma grandissimi colpi secondo me rimangono difficili perché non puoi aumentare più di tanto il costo squadra e De Vrij ti costa poco. Quindi hai già aumentato sul portiere con Martinez che costerà più di Audero, andare ad aumentare anche sul difensore dopo tutti i rinnovi di contratto che sono arrivati diventa poi difficile da gestire. Fatemi sapere un po' che cosa ne pensate voi, la vostra opinione, cosa dovrebbe fare l'Inter in difesa in questo momento, quali sono le priorità. Vi chiedo anche se vi fidate di De Vrij, la conferma di De Vrij con Acerbi al centro della difesa, che ne pensate? So che ci sono parecchi dubbi, anch'io ho qualche dubbio sulla tenuta fisica di entrambi e in particolare di Acerbi che si è operato e non è più giovanissimo, però Acerbi avrà la possibilità di fare tutta la preparazione estiva, di lavorare bene, se gestito può essere ancora utile. Credo che l'Inter debba ripartire però da De Vrij come titolare per questa stagione e De Vrij deve dimostrarsi all'altezza, ecco, di questo di ruolo da titolare, nell'Inter. Qualche passaggio a vuoto negli ultimi anni li ha avuti, all'Europeo si sta rilanciando. Secondo me va più protetto anche a livello di reparto, cioè alcuni errori sono arrivati anche, per un impiego, diciamo in alcuni momenti anche molto offensivo, molto alto, comunque, poco protetto che gli ha complicato un po' la vita. Questa è un po' la mia opinione, fatemi sapere la vostra, vi aspetto nei commenti così poi li leggiamo in diretta alle 19:30. Vi aspetto nel club su www.passioninter.club, stiamo lavorando a dei nuovi approfondimenti che vi porteremo nelle prossime ore e non vedo l'ora di condividerli con voi, quindi www.passioninter.club, la community che sostiene il progetto di Passione Inter. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.